Ciao pianisti di Telemasterclass, sono Marina Scalafiotti e oggi vi parlerò di un argomento che cito spesso durante i miei video e anche durante le masterclass dal vivo. Come migliorare la capacità di concentrazione sia durante lo studio che durante le esibizioni concertistiche. È vero che ci sono diverse discipline non musicali che vi possono aiutare tantissimo, come lo yoga, il tai chi, il gioco degli scacchi e altre che non sto a citare in questo momento, ma non tutti avete l'interesse nei confronti di queste discipline oppure il tempo per praticarle. Allora voi mi chiedete, ma non posso semplicemente migliorare attraverso lo studio quotidiano del repertorio tradizionale? Certamente. Esiste però in effetti un altro tipo di repertorio pianistico che non solo vi aiuterà a migliorare la vostra capacità di attenzione, ma richiederà la vostra totale capacità di concentrazione e vi fornirà anche innumerevoli altri vantaggi. Ad esempio, vi permetterà di ottenere una maggiore elasticità ritmica, vi affinerà la sensibilità dell'orecchio, vi permetterà di migliorare la vostra tenuta da un punto di vista della memoria e permettendovi di progettare in un modo molto strutturato la vostra interpretazione, vi darà anche la possibilità di affrontare nuovi linguaggi musicali. Non sto parlando di studi o di esercizi di potenziamento particolari, sto parlando di un tipo di repertorio che all'estero è tradizionale ormai. Già 20 anni fa, quando io studiavo a Parigi, era una cosa normalissima inserire questo tipo di repertorio nei programmi d'esame e nelle stagioni concertistiche. Sto parlando del repertorio della musica pianistica del Novecento e contemporanea. Prendiamo come esempio un brano scritto nel 1982, che dopo vi suonerò, per mettere in evidenza l'importanza dell'attenzione durante lo studio di questo repertorio. Ad una prima occhiata possiamo osservare come sia importante la flessibilità ritmica, perché non soltanto abbiamo frequenti gruppi irregolari, anche molto ampi e quindi un pochino virtuosistici dal punto di vista pianistico, ma anche cellule come queste che indicano la mano destra ad una velocità e la sinistra ad un'altra per una durata di tot secondi. Questo già è un tipo di scrittura che non si trova nella musica tradizionale e che all'inizio può lasciare un po' perplessi, quindi è necessario sì avere un certo automatismo, quindi un certo automatismo pianistico, però anche riuscire a suonare velocemente le serie di note della mano destra, che appunto non ripete sempre lo stesso schema come invece fa la sinistra, richiede molta attenzione. Anche molto interessante il fatto che ci siano così tanti effetti sonori diversi che ci permettono di affinare la nostra sensibilità dell'orecchio. Vi consiglio quando lo ascolterete dopo di utilizzare le cuffie perché potrete sentire meglio queste differenze. E poi ancora importante il fatto che per arrivare ad una padronanza di questo tipo di repertorio, una auspicabile soluzione è quella di apprenderlo a memoria il brano, per cui ci sarà un grande lavoro molto impegnativo che però vi darà una maggiore libertà nel momento in cui avrete superato la difficoltà e senz'altro vi aiuterà anche proprio perché la vostra capacità progettuale si dovrà applicare sia allo studio proprio delle singole parti, sia alla schematizzazione generale del brano, sia all'uso della memoria e al suo consolidamento, vi permetterà di fare un grande progresso sotto tutti i punti di vista. E poi vi permetterà soprattutto di cominciare a conoscere nuovi linguaggi musicali nei quali sono presenti delle indicazioni che nella musica tradizionale non ci sono anche degli effetti particolari come qui per esempio nel recitativo l'effetto del cluster che è qualcosa che sentirete e non era conosciuto nelle epoche precedenti. Adesso ascolterete Groups, una composizione scritta da Silvana Di Lotti, che saluto. È un brano al quale sono molto affezionata
perché l'ho suonato per la prima volta quando avevo 16 anni e mi ha portato molta fortuna. Trovo sia un brano molto importante perché permette al pianista una certa libertà creativa pur rispettando i dettami del compositore. Spero che questa chiacchierata e l'ascolto che farete vi faranno venire voglia di esplorare questo vasto repertorio. Sono sicura che vi sarà utile. A presto e ciao a tutti.